Ragazzi, buongiorno a tutti. Sono le 9:30 del mattino, stiamo andando a fare colazione. Forse mi vedete un po' sciupato. Sono passati, questo è il quinto giorno per noi, chiaramente per voi c'è stato nel video qualche giorno dopo e ci vediamo oggi. Il discorso è questo: mi sono beccato un virus, forse me lo sono portato già dall'Italia perché influenza, Covid, non lo so, perché è stato male Davide, è stata male mia madre, quindi sono partito già dall'Italia, probabilmente era incubato e sono stato male. Sono rimasto 4 giorni, 4 notti chiuso in questo hotel. Dovevamo rimanere 3. Siamo stati il primo giorno quando abbiamo noleggiato lo scooter, l'avete visto, poi dal giorno dopo, dalla sera addirittura, quando stavamo passeggiando nella parte vecchia, vi ricordate? Da lì ho avuto un po' di mal di gola, poi ho avuto febbre, una tosse mostruosa, uscivo solo per andare in farmacia a comprare le cose. Non mi piace, è per mangiare poco, ho perso qualche chilo di sicuro. Non mi piace filmare queste cose, mi piace solo farvi vedere bei posti e quando sono più o meno allegro, e quindi ho preferito non filmare, trascorrerla con Rita combattendo. Dovrei essere guarito, adesso stiamo andando a mangiare, dobbiamo lasciare l'hotel, quindi proseguirà il viaggio. Quindi 4 giorni chiuso in una camera d'hotel. Andiamo, Rita. In quarantena. In quarantena. Ho avuto, ragazzi, una tosse e un problema alle vie respiratorie che non riuscivo a respirare, mai successo. Non riuscivo a fare 2 scalini, fiato corto, è stata davvero dura. Saremmo dovuti rimanere 3 notti, abbiamo prorogato di una perché non ero ancora guarito, ma oggi sto già meglio e andiamo via. Adesso facciamo colazione in un posto dove riusciamo a mangiare qualcosa di europeo. Ho lo stomaco anche abbastanza incasinato e poi dobbiamo tornare in hotel, cercare una camera, un nuovo hotel e trasferirci. Comunque le temperature sono bellissime, stanno salendo sempre di più. Ormai sta facendo 25 gradi la sera, siamo in ciabattine. Sono in felpa, ma si starebbe bene in magliettina, però sono in ciabattine, nudi, scalzo, e quindi speriamo di stare sempre meglio, dai, e di guarire piano piano. Vedete, ragazzi, colazione all'inglese, si possono mangiare delle uova con dei toast, e qui almeno mangiamo meglio, altrimenti dovremo mangiare di nuovo in strada le solite cose, cioè noodles in brodo. Bisogna per qualche giorno cavarcela così. Vabbè, la colazione l'abbiamo fatta, adesso andiamo in camera, prenotare la nuova stanza, chiudere le valigie e prosegue il viaggio, ragazzi. Un pit stop di 4 giorni che costa caro in questi posti, anche perché si mangia in modo totalmente differente, devi stare bene di stomaco, e io inizio magari a patire un po', quindi adesso ci vogliono un paio di giorni per riprendermi, ma speriamo che vada tutto bene, dai. Siamo partiti col piede sbagliato. L'anno scorso ero partito invece con un problema alla schiena dall'Italia, aiutando mia madre a sollevarsi. Mi ero bloccato, mi era durato 1 mese e mezzo. E questa volta sono partito con un'influenza. Si è spaventata Rita perché c'era un verme di 40 centimetri in terra. Che caldo! 4 piani, siamo al quarto e non ho proprio fiato, mi ha veramente distrutto a livello respiratorio. Comunque dobbiamo chiudere le valigie e cercarci adesso al computer una nuova stanza. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo chiudere le valigie.
Questa non è stata la mia camera di hotel, questo è stato il mio ospedale. Purtroppo non me la sono goduta. Sono rimasto coricato e poco altro per 4 giorni. Scendevamo giusto qua giù a mangiare qualcosa, una brodaglia e risalivamo. Praticamente il nostro viaggio deve ancora cominciare, Rita. Incrociamo le dita e speriamo che vada bene per i prossimi giorni. Siamo pronti ragazzi, il viaggio continua, lasciamo l'ospedale, andiamo nella nuova camera. Normalmente usiamo Grab in Asia, ma oggi abbiamo voluto usare Be, un'altra applicazione, proprio scritto BE, un'altra applicazione che usano qua. In 3 secondi abbiamo avuto la macchina ugualmente. Devo poi vederla bene. Sicuramente si possono fare tutte le cose che si fanno anche con Grab, prenotare anche da mangiare, qualsiasi cosa. Siamo alla ricerca del nostro nuovo hotel, si chiama Little Hanoi Hotel. Dovrebbe essere, mi hanno detto, in una vietta qua avanti, in un vicoletto. Comunque questa volta siamo in una bellissima posizione. Praticamente siamo dove siamo venuti l'altro giorno. Vi ricordate il ponte illuminato di rosso? Ecco, è lì in fondo. Qui abbiamo già girato la prima volta che siamo usciti e poi da lì mi sono ammalato. Adesso comunque cerchiamo questo nuovo hotel. Ragazzi, vi faccio vedere la camera. Siamo all'ultimo piano, la numero 602. Camera piccolina però pulita e in ordine. Con 21 euro abbiamo la camera e lo scooter per 3 notti. Prezzacci. Ah, mi sono dimenticato di dire, anche con la colazione inclusa, che è dalle 7 alle 9:30 giù. Quindi abbiamo questa scrivania, TV, ovviamente c'è la pompa di calore in tutte le camere e il bagnetto con doccia. Semplice, però vedete, pulita, pulitissima. È ordinata, c'è anche la cassaforte lì sotto, il frigo bar qua sotto. Va bene, andiamo. Facciamo un giretto in scooter e dobbiamo trovare anche un ristorante, qualcosa comunque dove poter mangiare. Pieno 2,20 euro. Sembra di rifornire come quando ero ragazzino, andavo con il sì, con il ciao, che mettevamo 500 lire. Andiamo. Prima di portarvi a vedere la strada famosa dove passa il treno, che avevamo visto anche in Thailandia, pranziamo. E pranziamo in un bel ristorante. Bisogna tradurre. Vabbè, adesso lo facciamo. Vi stavo dicendo, nel navigatore ho già impostato un sito da visitare carino qui da noi, che avevamo visto anche a Bangkok, o vicino a Bangkok se non sbaglio. Era dove passava il treno e tutti i mercati e bar a 10 cm dalle rotaie. Beh, c'è anche qui ed è caratteristico e lo andiamo a visitare. Buon appetito a tutti ragazzi, sembra appetitoso, sembra ben condito, sì. Le chiamano tagliatelle di riso, vedete? In effetti gli somigliano. Buonissima la carne. Sì, sembra tenera. Questo per 165.000 dong sarebbero 300.000 10 euro, 165.000, la meta 5 euro questo piatto. Un bel pasto, ottimo anche per la mia condizione di stomaco, carne, pasta, verdure, bellissimo. Adesso usciamo e raggiungiamo quella famosa strada, che poi sono dei binari, non è una strada.
per 10.000 dong significa... significa pochissimo, niente, neanche lo so. Guardate, siamo arrivati dove passerà il treno e ci sono tutti i localini. Molto carino, davvero carino. Comunque davvero carinissima Train Street, colorata, illuminata, questo treno che passerà davvero a pochi metri da... pochi metri, a pochi centimetri da noi. Questo è il famosissimo Egg Coffee. Wow, aspetta, lo inquadriamo da vicino perché è spettacolare. Vedete ragazzi che crema? Questo è lo zabaione che si dà alle persone per riprendersi da tanto sesso. È mischiato col caffè. Wow. Da fatiche in genere. No, quando si fa tanto sesso si prepara lo zabaione, io ricordo. E me ne preparavi molto tu, eh? Io? No. Mai preparato. Minestrine ti preparavo. E zabaione mai? Perché ero sempre in forma, non ne avevo bisogno io dello zabaione, vero Rita? Oh, un mostro, per non dire un toro. Guarda che chi si loda si imbroda. Com'è? Buono? Buonissimo. Ragazzi, c'è agitazione, ci fanno alzare tutti perché sta per passare il treno, devono togliere i tavolini il più presto possibile. Il trenino ce lo gustiamo con una vietnamita, eh? Brava. Porca miseria, ecco perché erano tutti preoccupati e ti fanno stare in piedi, ti fanno attaccare al muro, perché passa veramente vicino. Madonna, fa paura perché ti passa 10 centimetri. Vabbè, è un'altra cosa, da noi l'abbiamo vista, adesso andiamo in giro ragazzi. Dai che piano piano vi riportiamo a vedere di tutto. Non ci arrendiamo, mai. Adesso riprendiamo lo scooter e dobbiamo rimetterci in questa giungla, ragazzi, guardate il casino che c'è in queste strade, è spaventoso. Cattedrale di San Giuseppe ad Hanoi, patrono del Vietnam. Inizio costruzione 1884, finita nel 1886. La messa domenicale serale, per esempio, dalle 18 attira grandi folle. Chi non riesce a entrare resta fuori, dove gli inni vengono amplificati. Questo per via della influenza e della colonizzazione francese. Una cattedrale francese. Dopo la cattedrale di San Giuseppe andiamo a visitare una pagoda, forse la più alta di Hanoi. Non lo so, non mi azzardo a dire di tutto il Vietnam. Stavo anche per rinunciare perché mi aspettavo qualcosa di più monumentale, di più grande. Sarà 20 metri neanche, piccolissimo, mi aspettavo qualcosa di molto più bello da filmare. Comunque ormai ci siamo e la pagoda ve la facciamo vedere.
imbottigliati anche in scooter non si era mai visto prima. Pensate il traffico che c'è. Adesso ragazzi vi portiamo, anzi stiamo entrando nel Tempio della Letteratura. Viene usato come concetto estensivo dove si trovano facilmente studenti che celebrano i loro diplomi laurea. Sarebbe bello capitare appunto quando festeggiano i diplomi. Adesso ci sono solo turisti, non ci sono studenti, perché vedo le foto in abiti colorati, tanti festeggiano, chiaramente orgogliosi per i titoli raggiunti. Questi bonsai, Rita? No, ma i bonsai sono stupendi. In miniatura, bellissima. Queste lapidi sono posizionate sul dorso delle tartarughe di pietra perché la tartaruga è simbolo di saggezza, longevità e stabilità. Nel contesto vietnamita queste tartarughe rappresentano anche il legame tra il cielo e la terra e il loro carapace su cui sono incise le lapidi simboleggia la protezione e la memoria della conoscenza accumulata nel tempo. Per entrare qua nel Tempio della Letteratura abbiamo speso 1,50 € a testa più o meno. Sono appena usciti i bambini dalle scuole, ce n'è migliaia, bellissimi, tutti con la divisa identica chiaramente, e c'è sempre un po' di traffico in giro. È una delle cose che mi piace di più di a noi, il traffico nelle strade. È davvero un delirio, non si cammina neanche in scooter, guardate la situazione. Perché adesso è pieno di scooter, sono venuti tutti i genitori a prendere i bambini dalle scuole. L'altra sera abbiamo passeggiato qua di notte dove c'era il Ponte Rosso, non vi ho fatto vedere nulla perché c'era buio. È una zona molto molto bella. E da questa parte dove stiamo andando adesso c'era la città vecchia. E di giorno deve essere bella. Facciamo due passi anche adesso. Questi ve li ho fatti vedere prima quando stavamo entrando nel museo della cultura. Sono perfetti. Abbiamo fatto il solito nostro affarone. Rita ha detto, ha sentito prima una ragazza che ce ne voleva dare 3 per 5 €. Io ero impegnato a filmare e questo ce ne ha dato 3 per 12. I nostri soliti affari. Incredibili. Adesso ragazzi ci riposiamo mezz'ora e poi andiamo a cena, così rispondiamo anche ai vostri commenti. Vedete Rita impegnatissima. E poi andiamo a mangiare forse dove abbiamo pranzato, qua sotto in uno dei ristoranti un po' più carini, un po' più puliti. Meno a rischio. Dove si mangia meglio. E adesso si scende, si cena, si torna in camera, scusate una zanzara. Una zanzara. E poi ci guardiamo qualcosa in TV e continuo a guarire. Oggi è andata oltre le migliori aspettative e previsioni. Perché per come sono stato, già andare tutto il giro oggi, tutto il giorno in giro oggi con la moto, è andata veramente veramente bene, ma adesso andiamo a mangiare qualcosa. Non prendiamo neanche lo scooter perché in questa via è pieno di bei ristoranti. Adesso ne cerchiamo uno. Comunque è andata bene oggi, siamo riusciti a vedere e a girare un po'.
Domani sarà ancora meglio, spero. E man mano che ci allontaniamo dal virus, sempre meglio. Che mi allontano. Speriamo che Rita, vivendo con me, speriamo che non se lo becchi anche Rita, perché a casa prima di partire se l'è beccato Davide, ha avuto un paio di giorni di febbre, se l'è beccato mia madre, mio padre, tutti. E quando sono arrivato qui anche io. C'è un po' di gente a passeggio ogni giorno ed è fantastico. Hello. Hello, no, thank you. Beh ragazzi, abbiamo trovato un posticino per cenare. Uno vale l'altro qua, non è che cambi molto. Guardate dove siamo, in strada, tutti che suonano, casino mostruoso. Questa è Hanoi, questa è una città, una metropoli di 8 milioni di abitanti. Sono completamente congestionate le strade. Per il momento ci hanno portato una piastra di induzione, non sanno dove attaccarla perché siamo in mezzo alla strada. Devono trovare sicuramente una prolunga. Eravamo convinti di aver ordinato cosce di pollo e sono arrivate queste, non lo so cosa siano, di rana, non lo so. Buon appetito a tutti. Abbiamo un brodo di maiale, vi faccio vedere. C'è proprio la cotenna anche. Vedete? Questo è tutto maiale. Oh, thank you very much. Il brodo col maiale non ci ha soddisfatto particolarmente perché non ce n'era carne, era solo la cotenna, pezzi forse delle zampe, e quindi abbiamo ordinato anche un altro piatto buono, verdure, noodles, carne, tutti e due insieme è andata bene. Adesso paghiamo, vediamo quant'è. 529, qua stiamo salendo, 5,29, un bel 15 euro in due. Porca miseria. Una cosa che è già successa l'altro giorno, che a un certo punto arriva la polizia e fa sbaraccare tutti. Noi per fortuna avevamo finito, se no qui hanno fatto alzare dei ragazzi, li hanno portati dentro. Evidentemente i tavolini fuori non si possono mettere. Adesso caricano tutti i tavolini e li portano via. Questo è anche magnanimo e li sta solo intimidendo di portare dentro tutti. Ma altre volte invece caricano tutto nel camioncino e sequestrano tutto. Gli è andata bene a questi perché hanno un sacco di tavoli belli di legno con sedie di legno. Avrebbero perso tutto. Evidentemente si appropriano del suolo pubblico, mettono tavolini nei marciapiedi e non possono. La polizia gli porta via tutto, assurdo. Adesso piano piano rientriamo in camera. Comunque ragazzi, 24 novembre e siamo in magliettina a maniche corte, quindi l'est asiatico sempre tanta roba. Caldo qua su. Eccoci qui. A casa ragazzi, a casa. Adesso filmetto su Netflix e domani un altro giorno. Per oggi è andata bene. È andata bene. Togliamo subito gli stivali e ci mettiamo certo. con Sì. ciabattine, Ci laviamo anche i piedi. Sì, io sì. Vabbè Rita, domani vedremo cosa fare, c'è tanto ancora da vedere, purtroppo siamo rimasti diversi giorni in più per via della malattia, ma vabbè, recuperiamo. supereremo tutto. A domani ragazzi, ci vediamo, buonanotte, ciao.